Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive, grazie. Per la prima parte di luglio abbiamo il Sole. Amici dei gemelli, periodo di espansione, periodo di crescita, di abbondanza, di genuinità, di felicità. E perché no, per qualcuno il Sole può fare riferimento a quello che è un gruppo di amicizie che magari potrebbe essere molto presente in questa prima parte di luglio 2022, oppure potrebbe parlare anche di bambini. Quindi andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo comunque che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non vi risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. In descrizione poi trovate proprio il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina. Allora, cominciamo con un 4 di coppe, la carta del mago e un re di coppe al contrario. 4 di coppe a me dà sempre quell'energia un po' di desolazione, di qualcuno che non è contento di quello che ha, che vorrebbe altro, che però non vede quali sono le potenzialità, le alternative, le possibilità che ci sono intorno. La carta del mago parla di un nuovo inizio. Normalmente è la carta che parla della manifestazione. Il mago è l'alchimista, chi ha il potere di plasmare a livello energetico, la propria realtà per riuscire poi a creare la realtà fisica che si vuole. Quindi è l'alchimista, è colui che, è in grado di manifestare, trasforma l'energia in materia fondamentalmente. E parla di nuovi inizi, okay, parla anche di azione la carta del mago. Andiamo poi avanti con il re di coppe al contrario. Potrebbe far riferimento a un atteggiamento o una persona che magari, in questo momento non è nella vostra vita, ma alla quale voi state pensando, o se per esempio non aveste nessuno proprio in particolare, potrebbe essere, l'idea di avere qualcuno. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro, ci dicono. Abbiamo la carta della luna, quindi qui si tratta di qualche cosa di nuovo. Anche il 4 di coppe a me ricorda un po', una sorta di cecità, qualcuno che non vede. E la luna anche parla di qualche cosa di nascosto, di profondo, di cui non si è poi tanto consapevoli probabilmente. C'è qualche cosa che state tenendo dentro, che potrebbe essere riguardo il passato per molte persone, che fa fatica a venire a galla, fate un po' fatica a riconoscere secondo me questa emozione, queste sono troppe, questa emozione di cui parla la luna, ok? Abbiamo poi la carta degli amanti. Qui, allora, ragazzi, o si parla, adesso poi andremo a vederlo meglio con il mini tarocchi, di una fantastica nuova relazione che arriva nella vostra vita, e con la carta degli amanti si parla di una relazione con amore ricambiato, si parla di una relazione con un amore corrisposto, equilibrata, in armonia, oppure potrebbe far riferimento al vostro amor proprio. Abbiamo poi un cavaliere di spade e potrebbe essere, se non avete nessuno, una persona che entri nella vostra vita, magari proprio la persona con la quale della quale stavo parlando qui con questa carta degli amanti. Potrebbe anche essere un vostro atteggiamento, il fatto di essere determinati, ok, nei confronti di qualche cosa, magari proprio imparare quello che è l'amor proprio ed essere determinati nell'impararlo. L'asso di denari al contrario è come se desse un preview, come si dice in italiano, un, un'anticipazione di quello che è il nuovo inizio che sta per arrivare. E al contrario, quindi è ancora lì nell'aria, non è proprio una cosa
concreto, ok? Però potenzialmente c'è nella lettura, quindi si parla di un nuovo inizio, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Spiegatemi il 4 di coppe per piacere, grazie. Allora, il 4 di coppe è spiegato da un re di denari al contrario e dalla carta della temperanza. C'è qualcuno qui che sta aspettando, come vi dicevo prima, probabilmente questo re di pentacoli. Si sta un attimino e difatti c'è anche la carta della temperanza che parla comunque di pazienza. Questa persona è seduta, l'energia è molto è ferma praticamente. Quindi qui io sento che c'è qualcuno che o è rimasto in attesa o sta aspettando ancora. Mi verrebbe da dire l'arrivo di questo re di denari. Se non fosse una persona, semplicemente potrebbe essere il fatto di riprendervi in mano il vostro potere personale. Andiamo a vedere la carta del mago per piacere. Allora, abbiamo un 6 di bastoni al contrario, la carta della sacerdotessa, un 5 di spade, questa voleva uscire, il mondo. Io credo che questa sorta di situazione di cecità, come vi ho detto prima, non vi fa sentire completamente appagati, completamente soddisfatti. In effetti c'è un 5 di spade che parla di conflitti. Credo che siano conflitti interiori, perché comunque la sacerdotessa parla di quello che è il mondo interiore. E poi abbiamo anche la carta del mondo, che è una carta di compimento, di chiusura cicli, e il mago è una carta di apertura cicli. Quindi credo che verso l'inizio di luglio si concluderà un vostro ciclo di vita e si inizierà un ciclo nuovo. Anche un po' più consapevole, mi verrebbe da dire, perché quando c'è la carta del mago siete voi che date una direzione alla vostra vita, relazione, situazione, piuttosto che essere solo in quella fase dove semplicemente si reagisce a quello che ci sbatte contro. Questo vuol dire dare una direzione, dare un'intenzione. È molto più specifica come energia. Andiamo a vedere questo re di coppe al contrario, vediamo che cosa rappresenta. Abbiamo la carta del giudizio al contrario e la carta del 2 di bastoni. Io credo che qui ci sia qualcuno che sia ancora molto attaccato al passato. Questo re di coppe al contrario potrebbe essere la stessa persona del re di denari che vedevamo qui, ma io credo che ci sia qualcuno di voi che sì, è vero, è in questa nuova fase, vuoi all'interno della relazione, vuoi per conto vostro se la relazione non ce l'avete, ma sento che siete in quella fase dove, avendo il giudizio al contrario, non siete consapevoli di qualche cosa, non riuscite a guardare al futuro. Ma me lo spiega anche la sacerdotessa qui, voi avete bisogno di fare un lavoro interiore, avete bisogno di fare un lavoro interno. Per qualcuno si tratta di ascoltare i messaggi proprio dell'intuito. Mi parlano di canalizzazione, quindi qui c'è qualcuno che già riceve messaggi dall'alto, dall'universo. Mi parlano di tarocchi, quindi può darsi che qualcuno sia in grado di leggere i tarocchi e quindi si faccia spesso i tarocchi, ma mi parlano anche proprio di canalizzazioni a livello di immagini. Quindi si tratta un po' di farvi trasportare da quello che è il vostro inconscio, i vostri sogni appunto, vi comunicano in questo periodo, perché qui c'è una sorta di cecità, di non vedere, di non consapevolezza intorno a questo tipo di persona o di relazione. O magari è la vostra idea, cioè l'idea che avete voi inerente a una qualsiasi relazione, e magari non si addice, non calza perfettamente con la persona che avete davanti in questo momento. Andiamo a vedere la luna. Ok, abbiamo un fante di pentacoli al contrario, il 6 di coppe e la carta della forza. Ragazzi, qui per moltissime persone fa riferimento a qualche cosa dell'infanzia, del passato.
Abbiamo ben 3 carte che parlano di passato, parlano di bambini. Io sento che qui qualcuno ha qualche tipo di credenza limitante, ha qualche tipo di convinzione di base che è arrivata nell'infanzia, a me verrebbe da dire, che sta un po' condizionando questo tipo di relazione. Per altre persone la carta della luna può far riferimento al fatto che stiano venendo a galla determinate paure o la consapevolezza del fatto che non ci si stia, se vogliamo, applicando al 100% a questa relazione, piuttosto che a questo progetto all'interno della relazione, o a questo sogno, perché sia la luna che il 6 di coppe mi parlano di un sogno. Quindi probabilmente qui c'è qualcuno che sta sognando magari un bambino, ma è come se non ci si stesse dedicando anima e corpo. O meglio, il corpo sì, direi, ma c'è qualche, ripeto, convinzione di base che vi fa sentire insicuri. Potrebbe anche essere un progetto e non necessariamente un figlio. Si parla sempre di qualche, diciamo, di qualche idea nuova e qui lo vedete perché avete comunque il mondo che è rappresentato da questo, sarebbe un embrione, ok? E c'è anche la carta del mago che parla di nuovi inizi, quindi credo che per qualcuno sia davvero un nuovo progetto. Non sento tanto che sia a livello familiare fino adesso, penso che sia più una cosa a livello di coppia. Potrebbe essere per qualcuno magari, una relazione che si ha con un fratello, con una sorella, se il fatto di avere quest'idea fosse per esempio questo progetto fosse per esempio un progetto lavorativo. Però ecco, son solo 2 le persone, coinvolte in questa lettura, quello che sento fino adesso. Andiamo avanti, vediamo gli amanti. 4 di coppe, un'altra volta ce l'avevate già qui, la regina di spade e la carta del sole che è già la carta di inizio stesa. Qui sì ragazzi, un po' come vi dicevo prima, no, c'è bisogno di staccarsi, da certe aspettative, perché questa carta qui a me fa anche venire in mente una persona che è lì seduta che sta aspettando qualche cosa dall'esterno fondamentalmente, invece qui il movimento che dovete fare voi è dall'interno, l'amor proprio. Un'altra carta di bambini, una carta di bambini, carta di bambini. Ok, andiamo a vedere il cavaliere di spade. Diavolo al contrario, 3 di spade e re di spade, re e regina di spade. Per molti potrebbe essere una coppia per destino la vostra, anche perché abbiamo un 6 di coppe, abbiamo il mondo e abbiamo il giudizio, fortemente. Anzi, vi dirò che essendoci anche un diavolo, per qualcuno potrebbe anche essere una relazione di tipo karmico, perché comunque c'è anche questo 3 di spade porta la sofferenza. Allora, il cavaliere di spade, come vi dicevo, potrebbe rappresentare una vostra attitudine nell'andare avanti in questa situazione o potrebbe rappresentare anche la persona di cui parlavamo qui, coinvolta quindi in questo tipo di relazioni, in questo tipo di nuovo amore mi verrebbe da dire, perché comunque abbiamo il sole parla di qualche cosa che è in crescita. Però cosa succede? Che con questo cavaliere di spade normalmente l'energia qui è, diciamo così, intermittente. Alle volte questa persona potrebbe esserci, magari fisicamente è sempre lì con voi, ma mentalmente no, emotivamente no. Oppure è proprio anche una persona che fisicamente alle volte c'è e alle volte non c'è. Abbiamo il diavolo al contrario. Ragazzi, qui si parla di un condizionamento, di qualche tipo di costrizione, di qualche tipo di schiavitù. Abbiamo anche un 3 di spade e il re di spade al contrario. Credo che qui si tratti, normalmente quando ci sono il diavolo e il re di spade al contrario, si parla di una sorta di manipolazione e vi ricordo avevate anche il mago alle volte parla di manipolazione, ma lo sento di più verso la fine della lettura che non verso l'inizio della lettura, ok? Ehm,
c'è comunque questo 3 di spade che parla di una sofferenza, quindi qui qualcuno in qualche modo soffrirà di questa situazione o dell'andirivieni di questa persona o di questa costrizione di cui ci parla il diavolo. Andiamo a vedere l'asso di denari, per piacere, grazie. Abbiamo una regina di coppe e un 9 di spade. Allora, io credo che qui quello che non parta, perché avendo l'asso di denari al contrario, è come se ci fosse questo nuovo inizio che in realtà fisicamente non inizia ancora a metà luglio, sia semplicemente dovuto alla vostra attitudine di pensiero, perché il 9 di spade parla sempre di qualcuno che si fa 1000 problemi, 1000 preoccupazioni, ma in realtà è la carta del risveglio da un incubo, cioè è qualcuno che è già sveglio dall'incubo, ma ha ancora il ricordo. Quindi qui ragazzi si tratta di entrare in connessione con voi stessi, con quello che è questa regina di coppe, vivere quello che è la vostra emotività e semplicemente rendervi conto che le cose brutte qui sono già passate, che questo tipo di condizionamento è già andato. Andiamo a vedere per i single, se riesco a dirvi qualche cosa in più. Poi andrò a vedere per le persone che sono in coppia e anche per le persone che hanno una relazione di tipo diverso e quindi che magari sono in una relazione a distanza, in una relazione clandestina o in separazione, ok? Bene. Mostrami il single per piacere, grazie. Un'altra volta il cavaliere di spade. 9 di spade un'altra volta. Cavaliere di bastoni, la carta del matto, il 6 di bastoni. Se ve le metto qua giù le vedete? Sì. 8 di coppe e gli amanti. Allora, qui si parte da questo cavaliere di spade, quindi credo che per i single si tratti di lasciare indietro qualcuno che hanno già conosciuto. Il cavaliere di bastoni, ragazzi, potrebbe essere la stessa energia, ma in realtà sento che è un'energia nuova. Questo è più una cosa legata al vostro passato, a qualche cosa che vi dovete fondamentalmente, state solo ricordando, come vi ho appena spiegato qui, no? E questo cavaliere di bastoni mi fa ben sperare perché potrebbe essere una persona nuova e essendoci anche la carta del matto parla di nuovi inizi, di nuovi percorsi, proprio di nuove avventure. E qui abbiamo, ma guardate che belle, la carta del successo, la carta della ricerca interiore e la carta degli amanti che avevate già qui, che parla di unione, di armonia e anche di amor proprio alle volte. Quindi per i single sento che la prima parte di luglio potrebbe davvero portarvi una persona nuova con la quale potreste avere davvero una relazione appagante, una relazione in armonia. E difatti gli amanti li avevate anche qui. Quindi ragazzi, fondamentalmente toglietevi solo dalla testa questi brutti pensieri, questa sorta di condizionamento, ok? Qui avevate la luna, che sono le paure, quindi io credo che sia un po' quello che vi blocca. Il fatto che comunque voi abbiate questo 9 di spade, che parla, come vi dicevo, del ricordo di un incubo, è qui il ricordo della paura. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. 6 di denari, un 10 di bastoni, abbiamo il re di spade che era già uscito qui e un 3 di bastoni. Allora, direi che per le persone che sono in coppia si parte da una situazione equilibrata comunque, perché abbiamo un 6 di pentacoli, no? Da questa situazione equilibrata arriva poi questo 10 di bastoni. Io credo che qui si tratti di chiudere un capitolo all'interno della relazione, chiudere qualche tipo di pensiero, qualche tipo di preoccupazione, qualche tipo di aspettativa, se vogliamo.
Per qualcuno invece potrebbe fare riferimento al fatto che si hanno troppi pesi sulle spalle, okay, e si sta cercando comunque di mantenere tutto sotto controllo, perché l'energia del Re di Spade è un po' quella. O potrebbe anche rappresentare il vostro o la vostra partner che in questo momento, per riuscire a gestire tutte queste questioni, è diventato o diventata un pochettino più freddo, un pochettino più logica, più razionale. Potrebbe anche essere l'energia di coppia, dove in questo momento magari avete bisogno per fare dei passi in avanti, come coppia, avete bisogno di diventare un po' più logici, di fare dei calcoli fondamentalmente, per riuscire ad avere una visione serena del futuro. Il 3 di bastoni è una carta che parla di qualche cosa, di un progetto che è appena iniziato, okay, quindi di un progetto che in realtà è già iniziato, è qualche cosa che già è in marcia. Magari è iniziato da un giorno, una settimana, però è già lì, è già working in progress, diciamo. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio per le persone che hanno una relazione diversa da quella di prima, quindi per le relazioni che sono in separazione piuttosto che a distanza o clandestine. Abbiamo il carro, movimento, qualche cosa cambia all'interno della vostra relazione o del oh, guardate! 2 di coppe e la stella. Credo che tutti vorrebbero avere queste carte. Il carro parla di movimento, come vi dicevo prima, di spostamento. Allora, nel caso foste a distanza, si potrebbe trattare proprio di un viaggio per incontrare la vostra persona e raggiungere il vostro sogno, il vostro obiettivo, quindi bellissimo. Nel caso foste in separazione, sarebbe la stessa cosa. C'è un movimento per riuscire ad arrivare a un incontro per raggiungere il proprio obiettivo. E nel caso foste in una relazione clandestina, ragazzi, è la stessa cosa. C'è qualcuno che si muove, c'è qualche tipo di spostamento, le cose cambiano, okay? C'è un incontro, perché c'è l'incontro con il 2 di coppe, c'è questa sorta di nuovo accordo e poi c'è la stella, si raggiunge l'obiettivo, si raggiunge quello che è il sogno. Vi ricordo che il sogno ce l'avevate anche qui con il 6 di coppe e la luna, ma arriva. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli, vediamo che altro consiglio vi posso dare. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando a sostenere il canale con i loro like, con le iscrizioni, con le condivisioni, perché per me è molto importante, insomma, quindi grazie davvero a tutti quanti. Andiamo a vedere. Il corridore sarebbe. Qua si parla di qualcuno che scappa all'interno di una relazione di codipendenza. Quindi per molte persone qui si tratta, con questa carta del diavolo al contrario, di una sorta, come vi dicevo prima, potrebbe anche essere manipolazione, con la dipendenza ci sta. E poi abbiamo una tazza di caffè, incontri e conversazioni, gustando il momento, amicizia e sentimenti, diciamo. Allora, per i single potrebbe essere con questo cavaliere di bastoni. Qui io credo che ci sia questa sorta di attitudine mentale e qui vabbè lo vediamo il coffee cup con il 2 di coppe. Wow, ma che bello! Amici dei gemelli, sono proprio contenta per questa parte della lettura. Anche per questa, perché comunque si termina con quello che è una carta degli amanti che avevamo già qui e qui c'è la visione finiscono tutte e tre bene, in realtà. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli arcangeli, degli angeli del cuore. Tieni la mente aperta. Condizionamenti, ricordatevi. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito e questa la mettiamo ai single. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora e questa io la metterei qui. Giocosità. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane divertente che è in te. E lo metterei qui perché qui sento tanto peso in questa relazione. Non dico che sia pesante la relazione in sé, ma sento che c'è tanto peso sulla relazione.
mi parlano di casa, quindi per qualcuno è proprio un qualche tipo di questione legata burocratica magari o legata comunque a quello che è mi parlano anche di terreni, quindi può anche essere che qualcuno qui debba decidere se vendere o meno dei terreni. Sono situazioni, diciamo, esterne che pesano un pochettino su quello che è la relazione in sé, okay? Cari amici dei Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!